Ciao a tutti, nuovo video, nuova bici. Sapete che mi piacciono un po' le bici da provare, c'è una playlist apposta per la mobilità elettrica e proviamo di nuovo un marchio che abbiamo già visto della Engwe, che sono biciclette comunque di qualità. Cinesi, tutto quello che volete, però rispetto ad altre fatte meglio. Oggi proviamo la L20 SE. Questa bici arriva dal sito Buy Best Gear, costa in questo momento, mentre giro il video, 849 euro. Non è poco, però vedrete che è una bici ben fatta, ha delle caratteristiche che possono interessare. Ho scelto questo modello tra tutti quelli disponibili perché la reputavo molto adatta all'utilizzo che ne ho fatto io per realizzare il video, ad esempio. Quindi vita da camperista, te la porti in giro, al cestino, insomma 2 o 3 caratteristiche interessanti. Magari non è sportivissima, non è bellissima, la fanno in 3 colori e io l'ho scelta in questo verde militare che mi sembrava carino, anzi in realtà l'ha scelta mio figlio. Motore 250 watt brushless con una coppia di 38 Nm, batteria 36 volt, un pacco da 15.6 Ah. Ha un controller, uno schermo LCD carino perché a colori, ci sono 5 velocità, vi farò anche vedere poi eventualmente le modifiche che si possono fare. Ruote da 20 ma molto larghe, che può essere un pro o un contro e lo vedremo dopo. 2 freni a disco meccanici non idraulici. Dichiarano dai 50 ai 66 km di autonomia in modalità solo motore e la verificheremo, fino a 140 km in modalità assistita. Chiaramente dipende molto da come la usate, però la batteria c'è. Non è leggerissima perché in configurazione completa pesa 38 kg circa, 31 kg senza batteria, però ci sono sicuramente dei modelli più leggeri. È comunque leggera, è pieghevole, molto trasportabile, quindi per l'uso camper va bene. Ora taglierei la testa al toro, andiamo avanti, vi faccio vedere un po' come si monta, non mi soffermo tanto perché più o meno arriva già tutta montata, però vi faccio vedere alcuni passaggi prima di andare avanti. Però iscrivetevi al canale che non costa niente, è gratis, così proviamo roba sempre più interessante. Sballato tutto, è chiaro che rimane solo da avvitare il parafango sulla ruota anteriore e inserire poi la ruota nelle forcelle. Mettiamo il sellino, attacchiamo il manubrio al supporto con il solito manicotto con le 4 viti e penso che in 5 minuti è finita. Di solito ci sono da mettere i catadiotri, finire di fissare altre cose, qui c'è già tutto. Vabbè, i pedali. Allora abbiamo 2 scatole di accessori, diamo un'occhiata al contenuto che di solito serve anche per concludere il montaggio. Il cavalletto posteriore che quindi è ancora da montare, portaborraccia con viti classico semplicissimo in alluminio e borraccia marchiata Engwe. Qui dentro avremo il forse non bellissimo, ma vi giuro soprattutto per l'utilizzo in camper eccetera comodissimo. Poi altra scatola più piccola dove troviamo chiaramente i 2 pedali, sono marchiati dentro sinistro e destro e sono del tipo pieghevole, vedete? Bisogna però mettere la mano dentro per sganciarli. La sacchettina con le chiavi 17, 19, 10 per montare fari, ruote eccetera, un cacciavite doppio, le brugole sciolte, un'altra fissa. Ecco, io preferisco sempre questa soluzione piuttosto che le brugole quelle tutte insieme che bisogna tirare fuori, perché poi sono scomodissime da manovrare. Qui dentro avremo sicuramente il caricabatterie, spina italiana, connettore da 5,5, abbiamo circa 1 metro di cavo sull'alimentatore e 1 metro di cavo d'alimentazione. I caricatori che dà Engwe sono sempre un po' più carini degli altri, comunque è un 42 volt da 3 A sul 230 volt massimo 2,5 A, poi magari verifichiamo quanto consuma. Ha una plastica leggermente migliore, angoli stondati, avremo luce rossa, batteria in carica, luce verde, batteria carica. Manuali in lingua che non so cosa sia, altro manuale in inglese, non abbiamo l'italiano. Andiamo a finire di montarla. Gli accessori li abbiamo visti, adesso montiamo sti 4 pezzi, poi iniziamo a parlare della bici finita.
Il manubrio lo regoliamo poi con la ruota montata, intanto troveremo le due chiavi per estrarre la batteria. Sellino che è di buona qualità, bello imbottito con le molle, ed è la prima volta che troviamo anche il sellino pieghevole, quindi leva che lo sgancia. Apriamo il manicotto, lo inseriamo. Qui dietro abbiamo la ghiera con le varie altezze. Tiriamo, occhio a non tirare mai troppo questi pomelli perché si spana l'alluminio. Rimane da dare una gonfiatina, non abbiamo una pompa in dotazione, ma comunque di solito non sono un granché, meglio usare il mio compressore portatile Xiaomi. Allora, eccola qui finita. L'ho scelta in questo colore contrasto nero con verde militare che secondo me ci sta alla grande, risulta molto apprezzabile. Chiaramente è un colore più maschile, ma nulla vieta di farlo usare anche alle vostre signore, perché vedete che comunque ha un telaio molto comodo essendo pieghevole, quindi consente l'accesso anche al pubblico femminile. Allora, portapacchi posteriore realizzato in acciaio, abbiamo ancora dei filetti. Perché? Perché il portapacchi anteriore, che è anch'esso in acciaio, vedete che ha questi fori, perché volendo possiamo non montarlo davanti e montarlo direttamente sul portapacchi posteriore. È attaccato al telaio, quindi non è vincolato alla ruota, che può essere una cosa molto scomoda. Sul portapacchi posteriori abbiamo la luce, vedremo se fa solo posizione o anche stop, il parafango già montato con supporti in acciaio. Chiaramente tutte queste parti durante il trasporto potrebbero essersi magari imbarcate, controllatele. Soprattutto la protezione del cambio, verificate se con la coroncina più piccola e tutto il cambio in fuori non va a toccare sulla protezione, altrimenti la addrizzate. Tutto abbastanza protetto, qualche piccolissimo segno qua sulla parte nera opaca, adesivi che non sono sotto trasparente, catadiotro l'abbiamo già visto, pedali pieghevoli ma bisogna metterci il ditino dentro, tutta la protezione della corona in plastica, cambio Shimano Tourney, ruote 20x30 76 406 tassellate. Qui abbiamo la batteria che adesso analizzeremo meglio, la sella pieghevole perché una volta montata tirandola su ci consentirà di estrarre il pacco batteria che ha la sua maniglia e la chiave per tirarlo fuori. Tutta la parte del telaio con delle buone saldature, una bici che è fatta bene, il cablaggio del motore con il connettore, tutti i cavi che sono fascettati non su telaio ma su sedie apposite. Questi sono tutti dettagli importanti. La maniglia per piegare il telaio che proveremo più tardi, e un dettaglio non da poco questo supporto, perché quando la piegate appoggia su di esso e non sulla corona. Tutta la parte anteriore con la sospensione, il faro che ha anche un catadiotri arancioni già montati. Non vi ho detto prima che il portapacchi dietro tiene 25 kg, quindi non una persona. Arriviamo quindi al cambio con tutte le salite e le discese. Qui abbiamo la manopola con il poggiapolsi e l'acceleratore integrato, che vi ricordo è illegale. Tutta la parte dei freni che sono a disco ma con il cavo. Non abbiamo qui regolazioni. Molto carina la parte anteriore della leva con questa parte riportata in gomma che risulta molto confortevole. Il computer di bordo, la leva per alzare ancora il manubrio e eventualmente per correggere la posizione, la leva di sgancio per piegare il manubrio anteriore, tutti i cavi che sono raggruppati e tenuti insieme. Sulla parte sinistra abbiamo l'altra maniglia sempre con il poggiapolsi, campanellino classicissimo, pulsantiera con più, meno e altri due pulsanti qua laterali che analizzeremo meglio. Sul lato sinistro possiamo apprezzare il freno a disco anteriore, l'azionamento a filo meccanico,
Stessa cosa sulla parte posteriore e il cavalletto che abbiamo montato in fase di installazione dei componenti mancanti. Posteriore sempre comodo perché non dà fastidio ai pedali. Non vi ho fatto vedere le forcelle. Qui abbiamo il blocco o lo sblocco della sospensione anteriore e qui la regolazione. Qui di lato abbiamo il connettore per la ricarica, mentre dal lato opposto, dopo aver tirato sulla sella, possiamo infilare la chiave, sbloccare la batteria, si libera un perno qua sopra, estrarre la batteria, che è una batteria marchiata Engui. Parliamo di una batteria da 36 volt con corrente di 20 A, ricarica 3 A, pacco batteria da 15.6 Ah che sono 561.6 Wh, mezzo kilowatt di batteria. Per caricarla possiamo farlo con batteria smontata direttamente o montata, tanto comunque il connettore è sempre sulla batteria. La rimettiamo in sede, la blocchiamo, caricatore alimentato con luce verde, la mettiamo in carica, diventa rosso, quando avrà finito sarà verde e inizieremo a fare tutte le prove. Ok, in mezzo ai 1000 scatoloni batteria carica, quindi la stacchiamo. Allora, la chiave qui non serve solo a bloccare la batteria, ma serve anche da interruttore, molto intelligente. C'è proprio posizione on e posizione off, quindi in off potete ricaricarla, ma se provate ad accendere la bici col pulsante d'accensione qua sotto, vedete che non si accende, quindi va proprio messa in on, e la chiave quando è in posizione on, attenzione perché non viene via. A questo punto tasto qua sotto di accensione, vedete che si accende il computer, intervento 1, 2, 3, 4, 5, c'è l'acceleratore. Adesso facciamo il primo giro e cerchiamo di capire come si comporta. Allora, siamo partiti, intervento 5, la bici praticamente va da sola, dopo 3 pedalate inizia a spingere, nessun problema con la salita. Intervento a 1, la bici aiuta a pedalare, quindi abbiamo un'andatura di 12 km/h e ci assiste regolarmente. Mettiamo a 2, dà già una bella spinta, mettiamo a 3, spinge molto di più. Adesso facciamo anche uno stop, vediamo come va. Intanto rodiamo i freni. Ok, dopo la terza pedalata inizia a spingere. Intanto possiamo mettere un rapporto più lungo. Siamo a 20 all'ora, 18,6, intervento a 3. Io sto pedalando ma assolutamente senza fare sforzo. Se metto a 4 mi porta a 21 km/h, sto pedalando ma non sto sforzando. Metto a 5, mi porta a 25 km/h, sto solo girando i pedali e la bici sta spingendo da sola, quindi intervento 5 è un po' come le altre, che alla fine, facendo finta di pedalare senza fare nessuna spinta, la bici va a 25 km/h. Quindi rimettiamolo pure a 3, che mi sembrava un buon compromesso. Non sento intanto movimenti, giochi strani eccetera, si sta comportando molto bene. Ripartiamo, la prima pedalata non assiste per nulla, inizia a spingere dopo, però con 3, se giocate con il cambio e tenete questo tipo di assistenza, sicuramente risulta una pedalata piacevole, ma almeno pedalate. Allora, acceleratore che mentre sta facendo la pedalata assistita non funziona, proviamo invece da fermo. Da fermo, se accelero, molto bene, funziona solo in modalità passeggio, quindi cercheremo poi di capire se si può attivare o meno per fare, diciamo, una pedalata accelerata. Allora, intanto facciamo un po' di chilometri, la bici si comporta molto bene, non ho problemi con le ginocchia. È un po' strano vedere il portapacchi davanti che non gira insieme alla bici, in effetti è una roba particolare. Sto prendendo dei dossi e la sella non è male. Tra l'altro, notizia della notizia, sta per piovere, quindi secondo me riusciremo a provare anche come si comporta con la pioggia. Allora, le ruote sono piccole,
ho fatto una curva a 25 km/h, è un po' scattosa chiaramente con le ruote piccole, dovete fare attenzione, non ha la stabilità di una 26 o a salire. Quindi continuiamo a pedalare, io sto spingendo praticamente niente, intervento a 5, siamo a 25 km/h, i chilometri salgono regolarmente, quindi non è da tarare, perché mi era già successo di provare delle bici che sballavano completamente la lettura dei chilometri, magari era solo da impostare il diametro corretto delle ruote, però sta di fatto che a volte ci sono dei problemi e non è questo il caso. I freni fanno ancora rumore, non è il momento per provarli, devo prima fare qualche chilometro. Un paio di goccioloni li ho presi, speriamo di non lavarmi perché sono arrivato a destinazione. Ok, primo giro andato, adesso posso andare avanti a verniciare il portone. Me la sono portata nelle ferie, quindi uso in campeggio, l'ho messa sul camper, vedremo un po' di robe, e siccome l'ho usata molto in area privata, ho abilitato con una semplice procedura, ve la lascio anche qua, ma proprio una cavolata, ho abilitato l'acceleratore in modalità solo motore. Vi ricordo che è assolutamente illegalissimo su strada, però qui eravamo in proprietà privata. Allora, sul portabici si riesce a mettere, chiaro che se avete un portabici alto non è leggerissimo, è da tirare su perché comunque c'è il motore, tutta la parte dei portapacchi eccetera, però si riesce a montare. L'unica cosa è che nei portabici tradizionali le ruote, vedete, sono un po' grosse e non entrano proprio bene. Poi con i bracci si riesce a prendere, nessun problema, però abbiamo questo problema del binario. Se avete il garage o comunque un gavone che lo permette, è meglio piegarla e metterla direttamente dentro. A presenza del cestino, che non è da sottovalutare perché altrimenti non riuscivo ad andare a fare la spesa, mi sono solo dovuto costruire un fondo con del cartone, con quello che ho trovato mi sono arrangiato, ma noi camperisti si sa che siamo abituati, perché altrimenti con i buchi grossi sul fondo sarebbe caduto tutto per terra. Però cestino che è assolutamente stabile, non dà nessun problema, è solo comodo. So che è brutto averlo, ma è molto molto comodo. Ora, come procede? Stiamo pedalando, intervento 5, siamo a 25 km/h, rapporto più corto, la pedalata è abbastanza sostenuta, però stiamo proprio solo accompagnando la pedalata, lui sente che stiamo spingendo e mi porta a destinazione senza problemi. La bici è molto stabile, la sto usando con una mano, nonostante il manubrio sia abbastanza alto ma non è regolato altissimo, va tutto molto bene. Ergonomia comoda, il poggiapalmo è sempre un toccasana per le mani, per le lunghe pedalate, quindi tutto bene. Ora facciamo un po' di chilometri, io lo sto usando in ferie e vi aggiorno. Allora, un piccolo difetto che ho trovato è che l'altezza del faro non hanno calcolato, vedete che è sempre storto, non hanno calcolato che quando va giù la sospensione va a cozzare contro il portapacchi, quindi le soluzioni sono piegare un po' la staffa in giù, chiaramente da com'è, oppure non montando il portapacchi o mettendolo dietro. Il problema non c'è, però un piccolo errore di calcolo. Altra particolarità, se vedete che non frena molto, la regolazione non è qua, ma la trovate direttamente sulle pinze, sia davanti che dietro, quindi tirate un po' svitando la regolazione qui e praticamente andate a modificare la corsa della leva sul manubrio per avere più o meno potere frenante. Allora, intanto vi posso dire che ho fatto i primi 16 km praticamente tutti così con acceleratore, perché si può abilitare l'acceleratore, ma vedete sono in un contesto assolutamente privato, quindi si può usare. Ho fatto un po' di regolazione ai freni, ho trovato l'altezza giusta del manubrio, ho sgonfiato un pelino le gomme che erano troppo gonfie. La bici va molto bene, mi sto trovando bene, la uso da parecchi giorni, molto stabile. Nonostante sia piccola, pieghevole, non abbiamo nessun gioco in frenata, parti che si muovono, sensazioni di struttura precaria, tutto molto bene. Vedete che la possiamo tenere tranquillamente
giocando con l'acceleratore. Io chiaramente non sto pedalando, ripeto, siamo in una struttura privata, quindi qui si può fare. Discorso diverso, chiaramente non potete abilitare l'acceleratore se andate su strada. Qui piccola salita senza problemi. Io adesso ce l'ho impostata a 1 e mi porta a circa 16 km/h continuando a tenere la pedalata. Ok, io sto solo pedalando, ma sto spingendo praticamente niente, sta facendo tutto il motore e siamo leggermente in salita. Chiaramente se alziamo col più e il meno, adesso siamo a 1, se lo portiamo a 5 automaticamente la bici porta fino a 25 km/h. Questo fanno le 5 regolazioni. Poi appena smettete di pedalare smette di spingere il motore. 1, 2, 3, 4 pedalate e riprende. Se invece andiamo avanti solo di acceleratore vi porta fino a 25 km/h o quello a cui riesce a arrivare. Adesso proviamo a accelerare tutto. Abbiamo sfruttato anche un po' di discesa, siamo a 31 all'ora, riesce a tenere, molto stabile. Ho mollato l'acceleratore, molto stabile, 30 all'ora. Volevo farvi vedere una salita da fermo. Qua c'è sta rotondina, vedete le macchine che fanno la salita, quindi vediamo come si comporta in questa piccola salita. Facciamo lo spunto già in salita, quindi tutto di acceleratore, 80 kg, vedete che fatica, quindi 10 all'ora, però la salita la fa e vi ricordo che non sto pedalando. È chiaro che se poi iniziate a pedalare il discorso cambia, man mano che cambia la pendenza vedete che sale la velocità 11, 13, insomma riusciamo a gestirla e via. Quindi la potenza è quella che è, però c'è. I freni, allora la maniglia è molto comoda perché ha la parte in gomma, però essendo che sono completamente di plastica hanno un pelino di gioco, non è fantastico ma comunque bene. Invece il comportamento delle pinze del disco buono. Dopo circa i primi 10 km hanno iniziato ad assestarsi bene, non fanno più rumore e dopo averli regolati ho trovato la giusta corsa per frenare come piace a me, ma potete personalizzarlo senza problemi. Allora, aggiornamento, vedete che siamo a un totale di 27 km percorsi, oscilla la tacca fra la seconda e la terza, quindi siamo al 50% circa, forse anche qualcosina in meno. Tutti questi chilometri li ho fatti di acceleratore, velocità basse perché comunque mi sono spostato insieme a mio figlio che aveva la bicicletta muscolare, magari su strade andando piano, però tutti questi chilometri li ho fatti con assistenza totale, senza pedalare, proprio per portarla fino alla fine in modalità acceleratore, diciamo. Ho proprio, ma guarda, se avrò fatto 1 chilometro di pedalata assistita è tanto. Il resto è stato fatto tutto in modalità solo motore, proprio per vedere quanto ne ha, e la porto alla fine, vedo se riesco a darvi un dato significativo. Aggiornamento: le vacanze sono finite, io sono tornato a casa, sono in giro in paese ancora in bici. Durante le vacanze ho fatto un po' di chilometri ma la batteria non era finita, sto facendo gli ultimi qua e in questo momento vedete che lampeggia, è praticamente appena finita la batteria. Siamo a 39 km e calcolate che quei 39 km li ho fatti tutti praticamente senza pedalare. Adesso la sto un po' aiutando perché vorrei arrivare a casa con un minimo di assistenza che comunque anche con batteria lampeggiante sta dando. Se provo ad andare solo di acceleratore spinge molto meno, vedete che va a 15 all'ora. L'aiuto pedalando, diciamo che abbiamo circa una quarantina di chilometri di autonomia senza pedalare, anche se non si dovrebbe, giusto per darvi l'idea. Quindi è chiaro che in questo modo, assistendo alla pedalata, avete un'autonomia che può tranquillamente almeno raddoppiare, perché se vi assiste non è assolutamente come spingerla insomma solo di motore. Bici che tra l'altro è abbastanza stabile, vedete che riesco ad andare anche senza mani. Certo non è facilissimo, però comunque si riesce, ce ne sono alcune che appena lasci il manubrio cadi per terra, quindi bene. La porto a caricare, così facciamo anche il test se si riesce a caricare con la Power Station
e poi insomma traiamo le conclusioni. Dunque, per il difetto della luce davanti e non aveva la stessa portata che avrebbe dietro, l'ho poi spostato, così si può usare anche da portapacchi in modo un po' più versatile. Riusciamo comunque con delle cinghie anche a sfruttare il portapacchi per magari andare in posta a ritirare un pacchettino. Ora vi faccio vedere una roba particolare che mi chiedete sempre, ossia se si possono caricare le bici con le Power Station. Certo che sì. Allora, tante volte mi chiedete se con una Power Station si può caricare una bici elettrica. Chiaramente dipende dalla bici e dalla Power Station, però tendenzialmente prendiamo questa che è adesso completamente scarica. Non vedete che segna una tacca, ma in realtà prima lampeggiava, quindi è finita. Allora, spegniamo la bici, il connettore di ricarica è già collegato. La nostra Power Station ha 1 kWh di batteria, quindi noi attiviamo l'uscita C, abilita l'uscita, parte il caricabatteria che va in carica. Intanto vediamo cosa consuma circa 110 watt, sta caricando. Vediamo col kilowatt di questa Power Station quanto riusciremo a caricare questa batteria. Come detto prima, è chiaro che dipende dal pacco batteria e dal pacco della Power Station. È una questione di batterie, una ricarica l'altra. Se questa è più grande di quella o viceversa, otteniamo o meno la ricarica al 100%. Poi il passaggio non è proprio quello, però per darvi un'idea alla carlona il funzionamento è questo. Comunque il caricabatteria funzionano con la Power Station C, con tutte le Power Station perché sono elettronici. Vediamo ad esempio in questo caso quanto riusciamo a caricarla. Allora, un aggiornamento dell'avanzamento, siamo arrivati sulla Power Station al 71%. Proviamo ad accendere la bici. Ok, siamo a metà batteria. Vediamo un po' a che percentuale finiremo quando ha finito il ciclo di ricarica. Ok, batteria full, luce verde. Power Station che è arrivata al 14%, quindi abbiamo fatto fuori l'86% di accumulo su 1 kWh per caricare una batteria da 15,6 Ah, che sono 561,6 Wh. I conti non quadrano perché in mezzo c'è chiaramente il consumo dell'inverter e la trasformazione a 230 volt per poi essere di nuovo ridotta sulla tensione che carica la batteria. Però con una Power Station del genere, una batteria come questa, la carichiamo ma facciamo solo un ciclo e magari una piccola bottarella. Mi sono dimenticato di registrare una clip dove vi faccio vedere che si chiude, però si chiude bene, non è dura come c'è già successo di provare alcune bici. Se lo fosse stato ve l'avrei detto, come ho sempre fatto, quindi si chiude bene, rimane molto compatta, è una bici pieghevole, in base a quanto avete bisogno di piegarla chiudete anche il manubrio eccetera. Diciamo che è anche molto comoda intera, però se la volete piegare è possibile. Questo è quanto, una prova insomma dove ho cercato di darvi un po' di dettagli. Comunque loro fanno belle bici, ne proveremo un'altra molto interessante perché è più particolare, più leggera, un po' più futuristica, poi ne proveremo altre due. Insomma, di bici da provare ne ho un po', man mano che ho tempo le smaltisco tutte. Come al solito, se vi è piaciuto il video un bel like, noi ci vediamo al prossimo, in diretta del giovedì sera. Se passate qua in negozio vi offro volentieri un caffettino. Grazie della visione. Ciao da Massi Dattoli.